Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Nel video di oggi vi voglio parlare un po' del mio bullet journal, ma non vi voglio parlare di come l'ho impostato, come lo utilizzo per gestire le mie tasche giornaliere, perché di quello ve ne ho già parlato 1000 volte penso su questo canale, quindi vi lascio tutti gli altri video relativi a questa tematica in description box, ma anche perché non sono particolarmente esperta di questo metodo eccetera. Io ho iniziato a utilizzare il bullet journal circa 1 anno e mezzo fa, ma solo lo scorso dicembre, diciamo con la lettura del libro Il metodo bullet journal, ho capito come poter utilizzare veramente appieno questo sistema, non tanto per la gestione delle tasche quotidiane, ma quanto per lo sviluppo dei progetti. Progetti relativi sia al mio lavoro ma anche progetti personali, quindi per esempio riorganizzazione della casa o lettura, yoga e via dicendo. E oggi ho voluto condividere questa cosa con voi perché penso che possa essere appunto molto utile, perché è una metodologia molto semplice che permette di essere veramente concentrati sul progetto e riuscirlo a portarlo a termine in modo coerente e in modo molto più semplice rispetto a come magari io gestivo prima i miei progetti. Adesso vi faccio vedere un po' in cosa consiste. Io vi ricordo che non utilizzo solamente il bullet journal per la mia organizzazione e per restare produttiva, infatti utilizzo una combinazione tra bullet journal e calendario digitale, che nel mio caso è iCal di Apple, e vi lascio il video sulla produttività linkato qui nelle schede. Quindi se non l'avete visto ve lo consiglio, perché quella è proprio tutta la mia metodologia per restare produttivi, mentre oggi parliamo di come sviluppo i miei progetti. Ok, questa è la prima pagina che creo quando inizio a lavorare ad un progetto. È una pagina che raccoglie tutte le cose di cui mi devo occupare. In questo caso è un evento, quindi c'è l'hotel, i coffee break, il pranzo, cene, aperitivi, attività extra, trasporti, traduzione, stanze per i relatori, il prezzo, l'ECM e via dicendo. Quindi questa è la pagina che contiene, diciamo, la struttura principale dell'evento e del progetto. Ovviamente queste sono le task che ho inserito all'inizio e man mano che il progetto andrà avanti posso ovviamente aggiungere nuove task se necessario. Questa è la seconda tipologia di pagina. All'interno della lista che vi ho fatto vedere precedentemente c'era appunto la necessità di creare un sito web o una pagina web per l'evento, e questa è la seconda pagina di sviluppo del progetto. Quindi partendo da una voce di quella precedente lista ho realizzato un'altra lista con tutte le cose che dovranno essere presenti all'interno di questa pagina web. Questo mi serve sia come progetto, in questo caso proprio della pagina stessa, quindi come organizzazione, ma anche come to-do list di cose a cui devo pensare. Per esempio, se ci sono dei blocchi che richiedono del testo, so che devo scrivere quel testo, se devo ricercare delle foto, delle informazioni degli speaker eccetera. Quindi questa è una pagina che mi guida allo sviluppo del progetto precedente. Ogni mese creo una to-do list mensile, che è ovviamente qui sotto, non ve la faccio vedere perché non voglio spoilerarvi delle cose che saranno presenti anche su questo canale. E questa to-do list nasce partendo proprio da quelle due liste che vi ho fatto vedere precedentemente, da tutte le altre liste che parlano dei miei progetti. Quindi guardo la lista di progetti a cui sto lavorando in quel determinato periodo e creo una to-do list di tutto ciò che voglio portare a termine durante il mese.
Le task della to-do list ovviamente una volta che vengono poi riportate nelle to-do list giornaliere vengono segnate con un simbolo che sta ad indicare che la task, la cosa da fare è in lavorazione, tra virgolette, e solo una volta completata la segno come appunto completata. Queste sono infatti le mie to-do list giornaliere, ok? Ogni giorno traccio una linea del colore del mese, in questo caso per marzo era giallo, e scrivo la mia lista di cose da fare di quella giornata. Quindi consultando sia il mio calendario elettronico, quindi con quello sul mio telefono, sul mio computer, sia appunto la to-do list mensile per scegliere su quali task lavorare durante quella giornata. Questo è il modo in cui sviluppo i miei progetti ed è un metodo che vi consiglio proprio perché vi permette innanzitutto di raccogliere nello stesso spazio tutti i vostri progetti, tutte le cose a cui state lavorando, assieme così anche con la vostra, diciamo, organizzazione to-do list giornaliera, perché le to-do list sono le cose che facciamo giornalmente per portare a termine i nostri progetti, quindi mi sembra più che logico che i nostri progetti debbano stare all'interno dello stesso strumento, chiamiamolo così. Questo metodo secondo me è molto utile anche perché ci permette di avere una visione chiara dello sviluppo che questo progetto sta avendo, quindi abbiamo una visione chiara di quali sono le task su cui dobbiamo lavorare, abbiamo una visione chiara su tutte le idee che hanno fatto parte di quel progetto, perché molto spesso quando si fanno i brainstorming si tende poi a cancellare o buttare via le idee che non sono state prese in considerazione, che non sono state portate avanti, ma in realtà quelle idee sono materiale utile che possiamo riutilizzare o all'interno dello stesso progetto in un secondo momento, oppure all'interno di un altro progetto, quindi è sempre bene tenere da conto, diciamo, le nostre idee geniali e non, perché potrebbero sempre tornarci utili. Quindi niente, è un metodo che io vi consiglio, ovviamente vi consiglio anche la lettura del libro Il metodo Bullet Journal, perché lì viene spiegato anche molto più dettagliatamente e molto più approfonditamente come utilizzare questo metodo per la gestione di qualsiasi tipo di progetto in realtà, che sia personale o di business. Se voi avete un altro modo all'interno del Bullet Journal di organizzare i vostri progetti e volete condividerlo, lasciatecelo scritto nei commenti perché sicuramente tornerà utile a qualcuno. Io vi saluto e vi do appuntamento a domenica prossima con un altro video.